Ciao a tutti, oggi andremo a realizzare questa borsa. È una borsa media con questa pattella molto particolare. Questo è il laterale, il dietro e poi il fondo sempre in pelle camoscio. È dotata anche di una tracolla in catena con la salvaspalla. Adesso vi faccio vedere i materiali e passiamo al tutorial. Vi invito a iscrivervi per non perdere i nuovi video. Ecco, questi sono i materiali che servono per realizzare la borsa. Abbiamo qui 2 uncinetti, 3,5 e numero 3, il fondo con i piedini, la patella con il manico e la chiusura magnetico. Abbiamo la tracolla con la salvaspalla e 2 moschettone qui per agganciare a questo manico qui. Abbiamo qui il filato tripolino 2.0 colore red, made in Italy. Quindi questi materiali potete acquistarli da accessorielli.com. Vi lascerò il link sotto nell'info box. Adesso passiamo al tutorial. Allora iniziamo dal fondo. Vi spiego come dobbiamo andare a lavorare i punti qui per avere il multiplo di 12 più 1. In questi buchi qua abbiamo 18 buchi. Allora dobbiamo andare a lavorare in questo modo. Nel primo buco dobbiamo lavorare 2, nel successivo 3, nel successivo 2, nel successivo 3 e poi lavoriamo altri 2 2 2. Arrivando a centro qui dobbiamo lavorare 3 e poi ripetiamo 2 2 2 2. In questo lavoriamo 3, in questo lavoriamo 2, in questo lavoriamo 3 e in questo lavoriamo 2. Quindi iniziamo, entriamo qui, prendiamo il filo e lavoriamo la catenella, entriamo, lavoriamo 2 maglie basse, in questo lavoriamo 3 maglie basse, in questo lavoriamo 2 maglie basse, nel successivo lavoriamo 3 maglie basse, lavoriamo 2 maglie basse, lavoriamo 2 maglie basse, in questo lavoriamo 2 maglie basse, in questo lavoriamo 3 maglie basse, nel successivo lavoriamo 2 maglie basse, nel successivo 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 2 maglie basse, in questo 3 maglie basse, in questo 2 maglie basse, in questo 3 maglie basse,
in questo 2 maglie basse, e così abbiamo i punti per iniziare il punto che abbiamo scelto. Iniziamo il punto, dobbiamo andare a lavorare un punto che richiede un multiplo di 4, quindi arrivando qui lavoriamo 4 catenelle e giriamo il lavoro, carichiamo il filo 2 volte, rientriamo nello stesso punto e andiamo a lavorare una maglia altissima senza chiudere. Carichiamo il filo, rientriamo nello stesso punto e lavoriamo una maglia altissima non chiusa, chiudiamo tutte e 3 assole assieme, una catenella, 4 catenelle, carichiamo il filo 2 volte, entriamo in questo assola e lavoriamo una maglia altissima non chiusa, carichiamo 2 volte, entriamo qui, una maglia altissima non chiusa, carichiamo 2 volte, entriamo qui e lavoriamo 3 maglie altissime non chiuse. Carichiamo il filo, saltiamo 1 2 3, in questo lavoriamo 3 maglie altissime non chiuse. Adesso abbiamo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 assole e andiamo a chiudere tutte e 9 assieme, una catenella, 4 catenelle, carichiamo 2 volte, entriamo qui e lavoriamo 2 maglie altissime non chiuse, carichiamo il filo, entriamo in questo, lavoriamo 3 maglie altissime non chiuse, carichiamo il filo, saltiamo 1 2 3, in questo lavoriamo 3 maglie altissime non chiuse, e chiudiamo tutte e 9 assole assieme, una catenella, 4 catenelle, carichiamo il filo, 2 maglie altissime non chiuse, carichiamo il filo 2 volte, entriamo qui, 3 maglie altissime non chiuse, carichiamo il filo 2 volte, saltiamo 1 2 3, in questo lavoriamo 3 maglie altissime non chiuse, chiudiamo tutte e 9 assole assieme, una catenella. Adesso dobbiamo andare a ripetere questa sequenza fino ad arrivare alla fine della riga. Arrivando a questo punto ho qui 6 assole e sono rimasti 4 punti, quindi carichiamo il filo 2 volte, saltiamo 1 2 3, in questo ultimo punto lavoriamo 3 maglie altissime non chiuse, e chiudiamo tutte e 9 assole assieme, lavoriamo 4 catenelle, 1 2 3 4 e giriamo il lavoro, carichiamo 2 volte, entriamo qui e lavoriamo 2 maglie altissime non chiuse,
chiudiamo con una catenella e lavoriamo 4 catenelle, 1 2 3 4, carichiamo il filo, entriamo in quest'asola qui e lavoriamo 2 maglie altissime non chiuse, carichiamo il filo 2 volte, entriamo qui e lavoriamo 3 maglie altissime non chiuse, carichiamo il filo, entriamo in quest'asola qui e lavoriamo 3 maglie altissime non chiuse, e chiudiamo tutte 9 assole assieme, una catenella, 4 catenelle, carichiamo il filo 2 volte, entriamo qui e lavoriamo 2 maglie altissime non chiuse, carichiamo il filo, entriamo qui e lavoriamo 3 maglie altissime non chiuse, carichiamo il filo 2 volte, saltiamo questo, entriamo in questo buco e lavoriamo 3 maglie altissime non chiuse, e chiudiamo tutte 9 assole assieme, una catenella e 4 catenelle per rialzare, quindi non dobbiamo fare altro che andare a ripetere questo punto, questa sequenza fino ad arrivare alla fine della riga. Arrivando alla fine della riga carichiamo il filo 2 volte, entriamo in questo assolo qui, vedete qui, entriamo qui e lavoriamo 3 maglie altissime non chiuse, e chiudiamo tutte le 9 assole assieme, una catenella, 4 catenelle e giriamo il lavoro. Dobbiamo andare a ripetere la prima e la seconda riga fino ad avere 22 centimetri. Ho lavorato a con righe, il pannello misura 22 centimetri partendo qui dove c'è il buco. Adesso prendiamo l'uncinetto e andiamo a rifinire il bordo, facciamo una catenella, giriamo il lavoro, rientriamo qui e lavoriamo una maglia bassa in questa catenella qui, rientriamo e lavoriamo 4 maglie basse, entriamo qui a centro e lavoriamo una maglia bassa, in questa catenella lavoriamo 4 maglie basse, entriamo qui e lavoriamo una maglia bassa, entriamo qui e lavoriamo 4 maglie basse, quindi continuiamo a lavorare 4 maglie basse, una maglia bassa qui a centro fino ad arrivare alla fine della riga. Arrivando alla fine entriamo qui e lavoriamo una maglia bassa,
una catenella e tagliamo il filo. E così abbiamo terminato questo lato del pannello. Giriamo il fondo, dobbiamo andare a lavorare quello che abbiamo fatto da questo lato, quindi entriamo qui, lavoriamo le maglie basse iniziale e poi andremo a ripetere quello che abbiamo fatto da questo lato. Ho terminato di lavorare il pannello di davanti e di dietro. Adesso andiamo a lavorare i laterali. Prendiamo l'uncinetto sempre numero 3, prendiamo il filo, entriamo qui in questo buco qui, facciamo una catenella, rientriamo nello stesso buco e lavoriamo una maglia bassa. In questo lavoriamo 2 maglie basse, in questo lavoriamo 2 maglie basse, in questo lavoriamo una maglia bassa, in questo lavoriamo 2 maglie basse, in questo lavoriamo una maglia bassa. E così abbiamo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 punti. Saliamo con 4 catenelle, giriamo il lavoro e andiamo a ripetere il punto che abbiamo fatto per il davanti. Carichiamo 2 volte, entriamo qui e lavoriamo una maglia altissima non chiuse, un'altra maglia altissima, poi chiudiamo tutta assieme, una catenella, 4 catenelle, carichiamo il filo, lavoriamo una maglia altissima non chiusa, dobbiamo lavorare le 2, carichiamo il filo 2 volte, entriamo qui e lavoriamo 3 maglie altissime non chiuse, carichiamo il filo 2 volte, saltiamo 1 2 3, in questo lavoriamo 3 maglie altissime non chiuse, chiudiamo tutte e 9 assole assieme, una catenella, 4 catenelle, carichiamo 2 volte, entriamo qui, lavoriamo 2 maglie altissime non chiuse, carichiamo il filo, entriamo qui e lavoriamo 3 maglie altissime non chiuse, carichiamo il filo, contiamo 1 2 3 in questo ultimo punto e lavoriamo 3 maglie altissime non chiuse, andiamo a chiudere tutte le 9 assole assieme, una catenella, 1 2 3 4 e giriamo il lavoro. Non dobbiamo fare altro che ripetere la sequenza che abbiamo fatto per il pannello di davanti, quindi rientriamo qui e lavoriamo 2 maglie altissime non chiuse, chiudiamo con una catenella, facciamo 4 catenelle e lavoriamo in questo 2 maglie altissime non chiuse, carichiamo, entriamo in questo
e lavoriamo 3 maglie altissime non chiuse, entriamo in questo buco qui e lavoriamo 3 maglie altissime non chiuse, e chiudiamo tutte assieme una catenella, 4 catenelle e 2 maglie altissime non chiuse, entriamo qui, 3 maglie altissime non chiuse, carichiamo il filo, entriamo qui e 3 maglie altissime non chiuse, e chiudiamo tutte le 9 assole assieme, una catenella e 4 catenelle e giriamo il lavoro. Quindi continuiamo a ripetere questa sequenza fino ad avere l'altezza di questo pannello qua. Guardate, possiamo contarli con delle stelle che abbiamo qui. Abbiamo 1 2 3 4, quindi dobbiamo andare a fare 4 motivi per avere l'altezza desiderata del laterale, se no man mano che lavorate e andate a misurarla così. Appena che arrivate qui nell'ultimo dovete fermare e poi rifinire il bordo con la maglia bassa. Ho terminato di lavorare questo lato del laterale, se vedete corrisponde con il pannello frontale, quindi la stessa cosa andrò a fare da questo lato, lavorare questo lato del laterale come ho lavorato qui, come ho fatto questo lato. Ho terminato di lavorare i 2 laterali. Il pannello della nostra borsa si presenta così. Prendiamo adesso la rete canvas che ho già tagliato secondo le misure che abbiamo qui. Questi 2 sono per i laterali e questo è per il pannello centrale. Vi faccio vedere una cosa che faccio di solito quando ho dei punti un po' traforato. Guardate qui, per non fare vedere la rete canvas, prendo la stoffa, il colore della borsa o anche il colore un po' diverso per fare il contrasto, prendo la rete, prendo la colla a caldo, prendo la stoffa e vado a coprire la rete in questo modo. Quindi prendo l'accendino, si può fare anche con la pistola a caldo, però io faccio così. E vado ad applicare la stoffa così alla rete con la colla a caldo e poi questa rete andrà
andrà posizionato così per poter poi lavorare il perimetro. Ho terminato di preparare la rete canvas con la stoffa, vedete? Adesso dobbiamo andare a utilizzarla, quindi la mettiamo così, prendiamo le mollette per tenere ferma, prima lavoriamo il perimetro di questo e poi lavoreremo i laterali. Sempre con l'uncinetto numero 3 prendiamo il filo, entriamo qui, prendiamo anche la rete e andiamo a lavorare una maglia bassa. Entriamo in questo e lavoriamo 3 maglie basse qui. Entriamo qui dove abbiamo questo buco qui e lavoriamo in questo buco qui, andiamo a lavorare mezza maglia alta, in questo buco qui, in questa catenella qui andiamo a lavorare 3 maglie basse. In questo buco qui andiamo a lavorare mezza maglia alta, quindi dobbiamo andare a lavorare in questo modo. Dove abbiamo le catenelle, 4 catenelle, lavoriamo 3 maglie basse, dove abbiamo il buco a centro lavoriamo mezza maglia alta. Dobbiamo continuare così fino ad arrivare all'angolo qui. Arrivando all'angolo lavoriamo una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa nello stesso buco e andiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto qui. Quindi continuiamo così fino ad arrivare a questo punto. Arrivando all'angolo lavoriamo di nuovo una catenella e una maglia bassa nello stesso punto, giriamo da questo lato, dobbiamo andare a ripetere quello che abbiamo fatto qui, mezza maglia alta nel buco qui, nelle catenelle 3 maglie basse, entriamo qui e lavoriamo mezza maglia alta, maglie basse qui, quindi continuiamo così fino ad arrivare a questo punto qua. Ho terminato di lavorare questo lato del perimetro, la stessa cosa andremo a fare qui, quindi tagliamo il filo, lasciamo un po' di filo che servirà per cucire i 2 pannelli da questo lato. Dobbiamo ripetere quello che abbiamo fatto da questo lato qui, la stessa cosa andremo a fare per il laterale, quindi vi faccio vedere
il laterale e poi andrò a fare questo fuori dalla camera. Mettiamo il pannello così e lo blocchiamo. Partiamo di qua, inseriamo l'uncinetto qui e andiamo a prendere questo buco qui e lavoriamo una maglia bassa. E lavoriamo una maglia bassa, entriamo qui e andiamo a lavorare 3 maglie basse. Quindi il metodo che abbiamo utilizzato qui, quello che andremo a fare da questo lato. Quindi arrivando qui agli angoli lavoriamo una maglia bassa, una catenella, una maglia bassa e torniamo fino ad arrivare a questo punto. Ho terminato di lavorare il perimetro, adesso andiamo a cucire i pannelli. Prendiamo il marcapunto e andiamo a assemblare. Ho terminato di assemblare, prendiamo l'ago da lana e il filo e andiamo a cucire. Continuiamo a cucire fino ad arrivare qui e dobbiamo fare la stessa cosa con questo laterale. Ho terminato di cucire i laterali, adesso prendiamo la patella e andiamo a montare in questo modo, qui è davanti, qui è dietro, andiamo a posizionarla in questo modo. E con l'avefilo andiamo a cucire lungo qui. Ho terminato di cucire la patella alla borsa, adesso dobbiamo andare a cucire questo qui. Quindi devo andare a cucire questa parte della chiusura, mettiamo così, chiudiamo bene la borsa, chiudiamo bene e andiamo a prendere la posizione. Poi con l'ago e filo andiamo a cucire questo. Sempre con l'ago da lana e filo e passiamo così, dobbiamo cucirla intorno. Ho terminato di cucire questa parte della chiusura, chiudiamo e così la nostra borsa è pronta per la fodera. Potete foderarla a vostro piacimento o seguire alcuni dei miei video dove ho fatto vedere come si foderano le borse. Queste è il dietro, il laterale e il davanti. Per portarla a tracolla potete agganciare questa qui
La nostra borsa è pronta ai piedini e fondo in pelle. Spero che il video vi piaccia. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa borsa. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!